In questo video, parliamo delle espressioni e applichiamo su di esse le proprietà delle potenze. Andiamo a vedere quindi qualche trucchetto per calcolarle in modo semplice. Andiamo a vedere insieme la 514, iniziamo. E la prima è la 514. Ok, apriamo parentesi, graffa, c'è scritto meno 21 al quadrato diviso meno 7 al quadrato in parentesi, più apriamo parentesi quadra, poi c'è la tonda meno 21 alla terza, chiuso alla seconda, diviso meno 21 alla quinta, chiudiamo la graffa, diviso meno 2 alla seconda. Ok, ho fatto un video e ho ripassato, ho fatto insomma, ho spiegato le proprietà delle potenze, poi ho spiegato appunto i segni mm, e gli esponenti delle potenze e a seconda di quello che ci abbiamo poi ci sarà il segno diciamo giusto, poi i segni con addizioni e sottrazioni e moltiplicazioni e divisioni, quindi con le quattro operazioni. E poi le proprietà delle potenze con basi di segno diverso, quindi dove ci sono appunto i tre casi. Adesso andiamo ad applicarli. Adesso vediamo insieme cosa abbiamo. Abbiamo questo meno 21 al quadrato. Quando abbiamo un esponente pari, possiamo cambiare segno alla base. Quindi abbiamo questo 2, l'esponente della potenza, qua c'è un meno 21 e cambiamo direttamente il segno. Quindi qua io lo scrivo precedentemente, quindi questo meno 21 diventa più 21 al quadrato. Beh, abbiamo diviso, poi c'è meno 7 al quadrato, la stessa cosa, abbiamo sempre una base negativa, comunque la base è influente, abbiamo l'esponente positivo, quindi cambiamo il segno alla base. Ci interessa perché è meno. Se fosse stato più l'avremmo lasciato più chiaramente, quindi questo è più 7 al quadrato, poi abbiamo meno 21 alla terza. Ok, quando abbiamo questo caso, quindi abbiamo una base negativa e l'esponente dispari, mettiamo il meno fuori. Quindi questo qua diventerà meno poi 21 alla terza. La stessa cosa qua, meno 21 alla quinta, stessa cosa, mettiamo il segno meno, la base negativa e l'esponente dispari, meno 21, diciamo sarebbe più 21, che più 21 alla quinta, quando mi scordo diciamo il segno sempre più davanti. E poi meno 2 alla seconda, la stessa cosa qui, esponente positivo, cambiamo segno alla base, quindi più 2 alla seconda. Ok, adesso quindi andiamo a riscrivere la nostra espressione. Ok, quindi uguale, quindi abbiamo a parentesi graffa, quindi questo qua diventa così, adesso scriviamo più 21 alla seconda, diviso, questo è diventato più 7 alla seconda, poi c'è un più, apriamo la quadra, questo abbiamo detto che c'è un meno, quindi meno, apriamo parentesi, più 21 alla terza, tutto alla seconda, diviso, questo è diventato meno più 21 alla quinta, chiudiamo parentesi graffa, diviso, e questo è diventato più 2 alla seconda, più 2 alla seconda. Ok, adesso andiamo a vedere. mm, Adesso, se notate, dentro la parentesi graffa si sono formati, io li chiamo dei blocchi, cioè abbiamo, adesso vi cambio colore per farvelo notare, qui abbiamo una potenza diviso un'altra potenza e poi c'è un più che gli stacca il tutto e poi abbiamo una potenza diviso un'altra potenza. Quindi come vedete questo più cambia, ok? Quindi si è formato questo blocco e questo blocco. Ok, e poi c'è diviso, questo sta esterno ed è singolo. Adesso andiamo a vedere le proprietà delle potenze, perché cosa abbiamo noi? Abbiamo basi diverse ma con esponenti uguali nella divisione. Quindi abbiamo A alla M diviso
A alla N, cioè A alla M meno N, cioè quando abbiamo una base, scusate, ho sbagliato, hanno basi diverse e stesso esponente, quindi abbiamo A alla M diviso I alla M, ok? Quindi qua abbiamo la divisione dalle basi e l'esponente rimane uguale, quindi A diviso B alla M. Ho sbagliato, ok. Poi abbiamo un altro blocco, questo chiaramente dobbiamo prima finire questa parte, perché questo è già posto così. Abbiamo questo cosa abbiamo? Abbiamo un esponente sull'esponente, però c'è un meno davanti. Abbiamo l'esponente positivo, quello più esterno di tutti, e quindi prima cambiamo la base. Prima andiamo a cambiare la base qua, che sarà più 21 alla terza alla seconda, ok? E il resto lo lasciamo così, quindi andiamola a riscrivere, fate passaggio per passaggio, quindi andiamola a riscrivere, ok, pennino verde, ok. Quindi abbiamo, intanto facciamoci questa, quindi questa è A diviso B, quindi è 21 diviso 7, quindi questa è 21 diviso 7, chiaramente A deve essere divisibile per B per farla, e poi alla M, perché M è 2 alla seconda, ok? Poi c'è questo più, quindi questo stacco, più andiamo a fare qua. Questo qua è diventato 21 alla terza alla seconda. Riscrivo il passaggio, ok, più, poi mano a mano che li fate viene automatico, se no avrei dovuto già applicare la delle potenze, la potenza della potenza, però lo facciamo dopo, più 21 alla terza alla seconda, diviso, poi c'è meno più 21 alla quinta, e andiamo a riscrivere il resto, diviso più 2 alla seconda. Chiaramente questo non lo ancora non faccio 2 alla seconda che è 4 perché potrebbe esserci nella parte della parentesi graffa un'altra potenza e quindi applicare sempre la regola delle potenze con la divisione. Quindi prima di farlo vedete se non avete altre potenze e poi se avete magari un numero e poi una potenza, chiaramente la potenza dovete farla. Ok, andiamo a questo qua, come abbiamo detto, la potenza della potenza, quindi questo qua è come se fosse A alla M alla N, cioè A alla M per N, ok? Si moltiplicano gli esponenti. Quindi andiamo a riscrivere il tutto e avrò quindi 21 diviso 7 fa 3, quindi questo sarà 3 alla seconda più 3 alla seconda più, ok, quindi questo è A è la base, quindi è 21 alla M per N, quindi 3 per 2 alla 3 per 2. Io ripeto, scriviamo tutti i passaggi così imparate diviso meno 21 alla quinta e diviso sempre più 2 alla seconda. Ok, andiamo ancora e continuiamo. Allora, dobbiamo fare questa, quindi è più 3 alla seconda più questo qua 21, 3 per 2 fa 6, quindi 21 alla sesta diviso meno 21 alla quinta diviso più 2 alla seconda. Ok, adesso chiaramente, come ho detto prima, qua vedete c'è una potenza, poi c'è questo più che blocca quest'altro, che frena, diciamo, quest'altro blocco perché c'è una divisione tra due potenze, ok? Quando avete una divisione con due potenze, però avete uno è positivo e l'altro è negativo, chiaramente sapete che più per meno, perché questo è più e questo è meno, più per meno fa meno, quindi lo mettete davanti, perché non faccio
meno a alla n diviso meno a alla n, sono sempre positivi, quindi lo mettete davanti, risultato. Se c'era più e più, chiaramente era più. Come c'ho meno, se c'era meno per meno faceva più. In questo caso abbiamo più, 21 è più. Quindi andiamo a riscrivere e quindi questo deve essere scritto come, ok, ve lo scrivo, questo deve essere scritto come meno 21 alla sesta diviso 21 alla quinta. Ok? Questa è la, si scrive in questo modo, perché qua c'è meno, il meno si porta avanti, perché il meno per più fa meno, ok? Ora 21 e 21, quindi base uguale, esponente diversi, quindi in questo caso abbiamo la proprietà delle potenze e sarà questo qui, senza il meno lo lasciamo di fuori, sarà come scritto così, ok? Sarebbe A alla m diviso A alla n, in questo caso quindi A alla m meno n, quindi se sta a base esponenti diversi, gli esponenti con gli esponenti facciamo la differenza, lasciamo la base uguale. Andiamo a scrivere quindi più 3 al quadrato più, quindi apriamo parentesi, c'è un meno, e meno, facciamo adesso A alla m diviso alla n, quindi meno 21 alla 6 meno 5, ok? E poi chiudiamo la parentesi graffa diviso più 2 alla seconda. Non lasciate mai, controllate sempre le parentesi dove sono, se no è il super errore che si fa. Ok, andiamo a risolvere, quindi più 3 alla seconda, in questo caso più per meno è meno, mm? 21 alla 6 meno 5 è 1, quindi è 21, diamo diviso più 2 alla seconda, ok? Ora, qui abbiamo un esponente, qua non abbiamo esponenti, se è 21 la prima, insomma, comunque è tutto diverso, quindi andiamo a fare 3 alla seconda. 3 alla seconda è 9, quindi apriamo, 3 alla seconda è 9, quindi è più 9 meno 21 diviso 2 alla terza. Chiaramente anche questo lo dobbiamo fare. 9 meno 21 fa meno 12, quindi è meno 12 diviso 2 alla terza fa 2 alla seconda, perché ho scritto la terza, scusate, 2 alla seconda, dopo che ho scritto la terza, vediamo, che è la seconda e questo. Diviso 2 alla seconda, che 2 alla seconda fa 4. Meno 12 diviso più 4 è sempre appunto delle proprietà delle operazioni, mm? Quindi meno per più fa meno, 12 diviso 4 fa 3. Ecco qua, questo era come si così. Ma chiaramente c'era un più 4. Chiaramente quando non ci sono gli esponenti, cioè l'esponente diciamo è 1, insomma si fanno la regola dei segni e poi la divisione. Meno per più, abbiamo detto quando ci sono dei segni differenti, è sempre quello, il più forte è sempre il meno, ok? Per farvelo in modo, diciamo, semplice. Andiamo alla seconda, ve la porto giù, andiamola a riprendere, la portiamo giù, 517, chiaramente mano a mano che li fate imparate le regolette, 517. Ok, questa, vediamo un attimo, ok, non è più grande, è troppo, ok, adesso andiamo a farla. Allora, abbiamo meno 3 alla seconda, meno 3 alla 0, meno, apriamo parentesi, meno 2 alla tredicesima per meno 2 alla nona diviso meno 2 alla sesta alla terza. Ricordate una regola che mi ero scordata di scrivere, che qualsiasi numero alla 0 è sempre uguale a 1.
Ok, questo è fondamentale. Abbiamo 3 alla 0 che è 1, meno 3, meno, non importa il segno in questo caso. Quando abbiamo una base e l'esponente è 0, il risultato è sempre 1, senza guardare i segni o i numeri internamente. Adesso andiamo a farla insieme. Ok, meno 3 alla seconda, come ho detto diciamo, nell'esercizio precedente, esponente pari, cambio segno. Ok, quindi questo è più 3 alla seconda. Questo abbiamo detto che è 1, 3 alla 0 è sempre 1, qualsiasi numero elevato alla 0 è sempre 1. Qui abbiamo meno 2 alla tredicesima, come abbiamo detto prima, il meno va fuori, base negativa, esponente dispari, il meno va fuori e sarebbe 2 alla 13. Meno 2 alla nona, la stessa identica cosa, meno 2 alla nona. Man mano che li fate, spero che appunto vi vengano in mente queste, diciamo, queste regolette. Ho fatto sia un video eh, abbastanza lungo in cui spiegarle mano a mano, oppure lo shorts solo di regole. Vedete voi, insomma, quale, se volete andare a riprendere e a controllare. Ok, meno 2 alla sesta, stessa cosa qua, e poi c'è la terza, però guardiamo solo questo, meno 2 alla sesta inizialmente, e abbiamo più 2 alla sesta. Ok, e poi sarà elevata la terza. Andiamo però a riscrivere. Andiamo a riscrivere, quindi questo è uguale a. Ok, qui abbiamo più 3 alla seconda meno 1 meno, apriamo parentesi, quindi questo è meno 2 alla tredicesima per meno 2 alla nona. Mm? Quando non scrivo niente davanti, questo ovviamente è positivo. Diviso, apriamo parentesi, quadra, più 2 alla sesta alla terza. Ok? Stessa cosa qui. Qui abbiamo già delle parentesi, ok? In questo caso questo, diciamo, posso considerare come primo blocco. Mm? E vediamo. Allora, qui abbiamo, vediamo se riesco a farvi, riesco. Qua c'è un meno e qua c'è un meno, e questo diciamo lo chiamiamo un blocco, se ci riesco. Questo è un blocco perché c'è un per, ok? Naturalmente c'è un per, ok? C'è un per. E quindi questa è la proprietà delle potenze nelle moltiplicazioni perché abbiamo la stessa base esponenti diversi. Mettiamo il meno, diciamo, in evidenza, questo qua sarà, il meno lo mettiamo in evidenza, questo sarà 2 alla 13 per 2 alla nona. Questo, scusate, meno per meno fa più, stavo toppando, scusate, l'ho evidenziato, meno per meno fa più, ok? Adesso andiamo quindi a riscrivere questa cosa e poi vediamo, e poi vabbè, scriviamo insieme, questa è la regola delle potenze, sta base esponenti diversi, quindi questo sarà, come fosse scritto, A alla m per A alla n, cioè A alla m più n. Gli esponenti si sommano, ok? Quindi andiamo a riscrivere il tutto, quindi questo è 3 alla seconda meno 1 meno. Quindi qua c'è un più al posto di questo più sarebbe questo, ok? Ok, meno per meno fa più. Quindi più, farvi capire, poi resta normale, 2. Quindi A, applichiamo la regola delle potenze, che è la proprietà delle potenze, in cui A è 2, quindi 2 alla 13 più 9. E poi chiudiamo diviso, questo qua non l'avevo visto, scusate, questo qua è, cos'è questo? Questo qua è la potenza della potenza, quindi A alla m alla n, cioè A
alla m per n, ok? Potenza della potenza, gli esponenti si moltiplicano tra loro e chiaramente A è la base che è 2. Ok, quindi qua riscriviamo, quindi 2, dato colore, quindi è 2 alla 6 per 3. Ok, continuiamo ancora a scrivere. Ok, quindi abbiamo 3 alla seconda meno 1 meno più per meno fa meno 2 alla 13 più 9 è 21. No, 22, scusate, 9, 10, 22. 2 alla 22. Qui chiaramente c'è una parentesi con la divisione, qua riscriviamo chiaramente questa, diviso 2, 6 per 3, 18 alla 18. Ok? Ok, adesso qui abbiamo una potenza, poi un numero, poi c'è meno. Se non ci fosse scritto, se qua a posto della divisione ci fosse stata una moltiplicazione, no, un'addizione, una sottrazione, avrei tolto la parentesi, ma in questo caso vedete che questo qua, essendoci una divisione e le basi sono uguali, chiaramente questo qua lo considero ancora un blocco, cioè è la proprietà delle potenze A alla m diviso A alla n, cioè A alla m meno n. Ok? Fate attenzione perché sono gli errori più banali e comuni che si possono avere. Dovete guardare, se non avete più o diviso, potete fare questa cosa con il segno. Come qua c'è un blocco, cioè una divisione, può essere stata anche moltiplicazione, proprietà delle potenze, perché ci sono le potenze chiaramente, dovete prima risolvere questa cosa. Andiamo e continuiamo a scrivere e risolvere la nostra espressione. Allora, chiaramente 3 alla seconda, qui ormai c'è un meno, non c'è niente, possiamo farla. 3 alla seconda è 9, 9 meno 1, poi c'è meno, qui chiaramente è 2 alla 22 diviso 2 alla 18, cioè 2 alla 22 meno 18, ok? E quindi 9 meno 1 fa 8, 8 meno 2 alla 22 meno 18 è 4. Quindi, cioè 2 alla quarta è 16, quindi 8 meno 16, cioè meno 8. E questo è il nostro risultato. Ok? Quindi fate attenzione ai segni e se avete appunto quelli che io chiamo blocchi, cioè se avete sì, delle proprietà delle potenze, quindi moltiplicazione o divisione, se avete o basi uguali o esponenti uguali e potete chiaramente applicarle. Andiamo all'ultima, quindi andiamola a riprendere su, quindi al 520, vedete ogni volta c'è un caso diverso, l'ho preso apposta, con casi diversi. Andiamo a questa su, a 520, andiamola a fare, facciamo targa, ok, questa è la 520, ok, andiamo insieme a leggerla e a farla, ok, abbiamo meno 2 alla seconda, meno 3, poi c'è meno 1, più 3 alla terza, meno 3 all'ottava, meno 3 alla nona, meno 2 alla terza alla seconda, meno 2 alla quarta. Se ci avete fatto occhio, già vedete che ci sono già un paio di regole e poi ci sono un po' di blocchi, ok? Potenza della potenza, cambio di segno se ho esponente positivo o cambio, diciamo, segno negativo fuori sull'esponente, su base negativa, esponente dispari. Andiamo. Io penso che l'unico modo per imparare queste regoline è fare appunto gli esercizi. Quindi qua abbiamo più 2 alla seconda, poi abbiamo più 3 all'ottava, poi abbiamo meno 3 alla nona,
poi qui in solo questa parte abbiamo più 2 alla terza, alla seconda e poi qua abbiamo più 2 alla quarta. Andiamo a riscrivere con questi cambiamenti chiaramente. Okay, quindi abbiamo apriamo la parentesi quadra, poi abbiamo più 2 alla seconda, poi abbiamo più 3 abbiamo per meno 1 più più 3 alla terza al cubo più 3 all'ottava, chiudiamo, diviso meno 3 alla nona più, chiudiamo parentesi, più 2 alla terza alla seconda diviso più 2 alla quarta. Okay, adesso vediamo. Allora, la cosa che possiamo già vedere, io già vedo chiaramente è un blocco, okay, questo è un blocco e poi abbiamo la proprietà delle potenze. Okay, quindi questo blocco è stessa base, esponenti diversi, moltiplicazione, quindi abbiamo A alla m per A alla n, cioè A alla m più n. Qualcuno l'avrà risolta prima di me. E questa invece è la proprietà delle potenze della potenza, quindi questa è A alla m alla n, cioè A alla m per n. Okay, andiamo a riscriverla e a risolverla. Okay. Qui come vedete la prima parte c'è un più di mezzo, questa non c'ha niente, questa è la potenza, quindi 2 alla quarta è 4, più per meno fa meno, 4 meno 3. Semplice, semplice, per meno e poi c'è un bel più, quindi questo già è un blocco, vedete? Qualcosa per qualcosa più, okay? Poi abbiamo 3 qui adesso facciamo appunto quella cosa, la riscriviamo, e questa sarà 3 alla 3 più diviso meno 3 alla nona più 2 alla 3 per 2 diviso 2 alla quarta. Okay, andiamo avanti, quindi 4 meno 3 è 1, quindi 1 per 1 più questo sarà 3 alla 8 più 3 fa 11, quindi 3 alla undicesima diviso meno 3 alla nona, più 2 per 3 fa 6, quindi 2 alla sesta diviso 2 alla quarta. Okay. Adesso andiamo a vedere, ci sono già 3 blocchi, io già li vedo perché qua c'è un per, qua c'è un diviso, qua c'è un diviso e ci sono in mezzo un più, un più e 'sta cosa questo okay, quindi questi sono esattamente 3 blocchi. Blocco, 2 blocchi e 3 blocchi, okay, di operazioni con le potenze chiaramente. Andiamo a vederle, andiamo a farli quali sono. Okay. Adesso, questa chiaramente non c'è la potenza, beh, 1 comunque questa è un'operazione, quindi qua chiaramente c'è un più, vediamo prima il segno, più per meno fa meno, 1 per 1 fa 1, quindi questo è meno 1, poi c'è un più di mezzo, vediamo questo cos'è, questo è stessa base, qua c'è una divisione, mettiamo più per meno fa meno, quindi questo è meno 3 alla undicesima diviso 3 alla nona. Okay, questo ricordate si scrive così e poi abbiamo questo qua che cos'è? Abbiamo meno vabbè lasciamo perdere
Questo qua è la proprietà delle potenze, stessa base, esponenti diversi, con la divisione a alla m diviso a alla n, cioè a alla m meno n. Ok? Stessa cosa qua, stessa base, esponenti diversi, identica. Quindi a alla m a alla n è uguale a alla m. Scrivo tante volte così ti entra in testa. Cancella o riscriviamo. Dà fastidio. Ok, un po' più piccolino. Ok, quindi questo sarà. Quindi abbiamo detto questo era più per meno fa meno, 1 per 1 fa 1, poi c'è più, poi c'è meno 3 alla 11 meno 9, più cioè 2 alla 6 meno 4. Quindi possiamo scriverla qua, quindi qua riportiamo meno 1, poi ci abbiamo più per meno fa meno 3 alla 11, meno 9 fa 2, poi abbiamo 2 alla 6 meno 4, ma c'è un più di più 2 alla seconda, e cioè meno 1 meno 9, perché qua chiaramente così, più 2 alla seconda che è 4, cioè meno 1, 9 fa meno 10, più 4 è meno 6. Ah, potevo anche scriverlo qua. E quindi questo è meno 6. Questo è il nostro risultato. Ok? Quindi abbiamo visto 3 esercizi con alcune, diciamo, le principali proprietà delle potenze applicate alle operazioni, applicate anche riguardanti i segni, importante, ok? Quindi quando si hanno basi diverse con il segno e la potenza, ok, con base negativa, esponente pari o dispari, ci sono delle regolette, le abbiamo tutte applicate, ok? E quindi spero insomma di avervi fatto entrare in testa un pochino questi argomenti, di avervi fatto capire più che altro il meccanismo, come si fanno. L'importante sono vedere subito cosa si ha, se ci sono quelli che io chiamo blocchi, quindi ci sono delle operazioni tra le potenze che hanno o basi uguali o esponenti uguali, e quindi basi diverse e viceversa. E è importante quindi anche le parentesi fondamentali con i segni per non sbagliare. Ci vediamo alla prossima. Non so se farò un'altra, diciamo, lezione con questi esercizi, magari scrivete nei commenti se ne volete altre, se no passo a un altro argomento. Ciao e alla prossima.